Chiacchiere arrotolate alla crema, tipo cannolo, croccantissime. Iniziamo. 200 g di farina 00, 2 uova, 3 cucchiai di panna da montare, dolce. Questa è quella vegetale, ma va benissimo la panna di latte, la crema di latte. E 2 cucchiai di liquore a scelta, liquore forte, questo è anice, va bene grappa, va bene strega, eccetera. Un pizzico di sale e un cucchiaio di zucchero. E mescoliamo. Gli ingredienti sono finiti. Come vedi è un impasto facile da fare, lo puoi fare anche in planetaria se vuoi. Ti lascio tutti i link di riferimento per vedere come fare questo impasto in planetaria e stenderlo con la macchinetta. Li trovi come sempre in descrizione nel primo commento. Continuiamo a lavorarlo sul piano. Questo praticamente è lo stesso impasto che feci per le chiacchiere, che vengono sottilissime e buonissime, e per le chiacchiere quelle bollose svizzere. Quindi un impasto alla panna, facile da fare ed è buonissimo, avete un risultato eccellente, pieno di bolle. Facciamo riposare 30 minuti. A dopo. Il riposo servirà a farlo rilassare, quindi sarà più elastico dopo la lavorazione. Mettiamo sempre farina, togliamo l'eccesso e stendiamo. Più sottile possibile. Si può fare anche alla macchinetta per la pasta, va benissimo. Ecco, meglio il mattarello più lungo. Piego, come a simulare la macchinetta della pasta, e così verranno più bolle, e ristendo. Di tanto in tanto, se serve, aggiungiamo farina fino a renderlo un bel rettangolo. Di 50 x 40 più o meno. Vi do indicativamente le misure, così poi vi potete regolare. Tolgo le parti, diciamo, che non sono proprio dritte, ma non li buttiamo perché ci facciamo delle belle chiacchiere. E adesso dividiamo in strisce larghe. Qui ce ne sono venute 2, 3 e 5. E divido a metà, quindi 10. Tiriamo ancora con le mani se serve, così saranno ancora più sottili. Un giro di mattarello non è mai abbastanza. E poi possiamo o farli già direttamente così arrotolati, sarà più facile naturalmente. Poi faccio vedere tutte e due le opzioni. E proviamo l'olio, che deve essere bello caldo, infatti mettiamo un pezzettino di pasta per vedere se frigge. E metto prima, ti faccio vedere la versione arrotolata in pentola che sarebbe più carina da vedere, ma vedi come si gonfiano? È un po' più difficile poi, state attenti, fatelo subito. Prendete da un lato e arrotolate. Tenete un attimo fermo in modo che si prenda la forma e poi lo possiamo lasciare al suo destino. È bellissimo questo impasto, guarda, sono delle bolle fantastiche. Infatti verranno leggere, non prenderanno olio assolutamente. Provate, anche per fare le semplici chiacchiere, fate questo impasto, vedete che vi trovate benissimo. E voilà, la prima è pronta. Ripetiamo. Facciamo come a scuola, ripetiamo. Prendiamo da una parte e arrotoliamo. È bellissimo, mi piace tantissimo friggere, puoi vedere queste trasformazioni. E invece adesso vi faccio vedere mettere già direttamente il pezzo arrotolato. Basta tenerlo fermo perché sennò si scioglie, gonfiandosi abbastanza, poi prende la forma, quindi lo teniamo fino a quando non si ferma.
arrotoliamo e mettiamo nell'olio, così è più facile, vi dico la verità, Magari lo teniamo con 2 mestoli. E li facciamo tutti. E come ti dicevo, con i ritagli facciamo le chiacchiere. Senti come sono croccanti. I nostri bei rotolini sono pronti, cannoli come li vogliamo chiamare, perché hanno questi incavo e quindi perché non riempirlo? Va benissimo anche mangiati semplici, però avevo casualmente della crema pasticcera e li ho riempiti. Adoro il fritto con la crema pasticcera, è buonissimo. Quindi un po' di zucchero a velo, tipico delle chiacchiere, immancabile direi. E adesso non resta che assaggiare. Mettiamo in un piatto da portata. Naturalmente puoi farcirli in 1000 modi, Io ho messo la crema perché mi piace la crema con il fritto, ma va benissimo anche confetture, marmellate, cioccolata spalmabile, eccetera eccetera, pistacchio. Ma la crema è fresca e quindi ci sta proprio benissimo. Ho già l'acquolina in bocca. Ascolta com'è croccante. Naturalmente la crema mettila al momento di servirli, perché sennò si inumidisce. Ma che te lo dica fa? Si capisce che è buono. Senza parole. Rifateli, vi raccomando, sono buonissimi. Ciao ciao, alla prossima.